Io sono Corrado Roversi, sono professore di filosofia del diritto all'Università di Bologna e sono il coordinatore del progetto CLEAR sul concetto di Stato di diritto. Si tratta di un progetto finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca italiano e in collaborazione con l'Unione Europea. Il progetto è appunto coordinato dall'Università di Bologna, ma ha anche due unità locali distaccate nella Università di Palermo e Università di Genova. Il concetto di Stato di diritto è un concetto cruciale nello sviluppo della cultura giuridica europea e occidentale. È un concetto che ha svolto un grande ruolo e ha avuto anche uno sviluppo molto importante nel corso del XIX e del XX secolo, in connessione anche con l'idea e l'elaborazione di una democrazia costituzionale. Oggi è un concetto ed è un sistema, un ideale politico che affronta sfide molto importanti, perché ci troviamo in una situazione, possiamo dire, di crisi globale in cui al modello delle democrazie costituzionali e occidentali si oppongono altri modelli politici di organizzazione della sovranità che potremmo definire dittatoriali in un senso più o meno populista. Per noi, in quanto studiosi del diritto, non c'è alcun dubbio sull'importanza che riveste la comprensione del concetto di Stato di diritto e soprattutto all'interno di una società democratica che intenda, abbia la pretesa di rispettare questo ideale. Ragioni ci sono tante, ma una specialmente importante per il nostro progetto è che quando si intende comprendere un tipo di organizzazione politica e giuridica, in realtà ciò che si tratta di comprendere dipende fondamentalmente ed è costituito dai nostri concetti. Capire un concetto significa capire una idea, il modo in cui noi pensiamo, concepiamo qualcosa, in questo caso l'idea di Stato di diritto, e come si collega questa idea con altre. Ad esempio, come l'idea di Stato di diritto si collega a un ideale politico e morale su come il diritto dovrebbe essere creato, interpretato e applicato, come necessariamente implichi altre idee, ad esempio l'idea di uguaglianza formale di fronte alla legge, o invece come sia incompatibile, addirittura contraddittorio rispetto ad altre idee, ad esempio il concetto di un potere illimitato. E questo punto è specialmente importante per il nostro progetto perché noi partiamo dall'ipotesi che il concetto di Stato di diritto, lo Stato di diritto, sia in questo momento in crisi. Benché non possiamo e non è la nostra intenzione studiare le cause di questa crisi, fra i fattori che indeboliscono o mettono in crisi questa idea di Stato di diritto, c'è da una parte la complessità di questo concetto in se stesso, ma da un'altra parte c'è una sorta di concorrenza con un altro tipo di organizzazione politica e giuridica che cerca di minarne le fondamenta dello Stato di diritto e lo fa proprio sfruttando questa complessità e presentandosi attraverso un insieme di concetti e di idee che in apparenza sono molto più semplici, più facili da implementare. Perché abbiamo voluto proporre questo progetto e ci siamo impegnati in esso? Perché tutti quanti condividevamo un forte disagio, potremmo dire, per le sorti dello Stato di diritto nel panorama delle organizzazioni giuspolitiche occidentali. E ci è parso, naturalmente non siamo i soli, però ci è parso che siano molti anni in cui lo Stato di diritto, anziché avanzare come forma, diciamo, ottimale di convivenza sociale, stia retrocedendo. E quasi, diciamo, una delle principali sfide e uno dei principali aspetti del contesto è che per molti versi sembra di rivivere nel periodo
tra le due guerre mondiali, negli anni 30, quando si affermò l'astro delle dittature rispetto alle ordinate procedure del diritto corrispondenti alle democrazie occidentali. E l'affermazione delle dittature, come ben sappiamo, non fu semplicemente una questione di conquista del potere, ma fu preceduta e accompagnata da un grande consenso, anche da parte di ampi settori delle società che all'epoca erano democratiche. Si pensi alla stima, all'approvazione di cui godettero Mussolini e Hitler in Inghilterra e negli Stati Uniti. E quindi, diciamo, la sfida qual era? Di pensare allo Stato di diritto, pensare perché, diciamo, si sta verificando questa bancarotta ideologica dello Stato di diritto, perché stanno prendendo piede ideologie che favoriscono modelli alternativi di organizzazione giuspolitica e cosa si poteva fare. E questo ci ha portato anche a riflettere sul fatto che probabilmente lo Stato di diritto risultava in qualche modo un oggetto non compreso, incomprensibile, inafferrabile da parte delle stesse persone che si trovavano a beneficiarne. Se noi chiediamo alla popolazione se preferisce uno Stato di diritto o uno Stato dove il potere è nelle mani di un individuo o un piccolo gruppo, la stragrande maggioranza della popolazione direbbe, anche con una valenza emotiva abbastanza forte, che sono più favorevoli allo Stato di diritto. Poi però, quando bisogna andare alle urne, la gente tende a votare a delle persone che non promuovono questo ideale politico e morale. Cioè, a volte votano addirittura delle persone che si manifestano espressamente contrari allo Stato di diritto. Questa tensione presenta una sfida, cioè come spiegarlo? L'idea che sta alla base del progetto CLEAR è molto semplice. È l'idea che parte della fragilità dell'ideale dello Stato di diritto possa dipendere dalla sua controintuitività, dal fatto che risulta più difficile capire qual è la struttura di questo modello di organizzazione del potere politico e più difficile anche capire quale sia il suo valore, la ragione per adottarlo, rispetto a modelli alternativi, contrapposti all'ideale dello Stato di diritto, modelli che rientrano nella categoria generale del governo degli uomini, che risultano invece intuitivamente più facili, più semplici. Quello che vorremmo fare è portare avanti una ricerca interdisciplinare tra filosofia e teoria del diritto e psicologia cognitiva, nella quale effettivamente andare a testare da un lato come il concetto di Stato di diritto possa essere rappresentato sul piano teorico nel modo più adeguato, quindi ricostruire proprio quella che potremmo definire la galassia dei concetti chiave che ruotano intorno a questo ideale, e vorremmo d'altro lato testare sperimentalmente il modo in cui tutta questa galassia concettuale viene rappresentata nelle menti delle persone. Perché questo obiettivo è importante? Ma noi crediamo che sul piano proprio applicativo uno studio del concetto di Stato di diritto e del modo in cui viene rappresentato nella mente delle persone possa contribuire a fornirci delle indicazioni utili per rendere questo concetto più comprensibile e anche per spiegarlo in modo più chiaro, più diretto, se vogliamo più concreto, ai cittadini. E il nostro obiettivo quindi è anche quello di trarre dai modelli teorici e dai dati sperimentali che avremo ottenuto proprio delle linee guida applicative che attori istituzionali possono utilizzare per rendere la spiegazione e la comunicazione del concetto di Stato di diritto
più efficace.